Ciao a tutti, sono Mauro e benvenuti sul nostro nuovo canale. Questo è il primo video, la prima recensione per questo nuovo canale sulla storia romana attraverso libri. In questo canale presenteremo una serie di volumi. Dapprima partiremo da quelli della mia collezione personale e poi esamineremo piano piano altri. La mia intenzione è quella poi di portarvi anche le recensioni sui nuovi libri in uscita, ma ci arriveremo insieme, non preoccupatevi. Queste recensioni comprenderanno saggi, romanzi, architettura, parleremo dell'aspetto militare della società, della cultura, insomma cercheremo di dare uno sguardo più completo possibile su tutto quello che riguarda la storia di Roma, Roma antica, vista attraverso i libri che sono stati scritti e sono usciti. Innanzitutto lasciatemi dire che come primo video che inaugura questo nuovo canale sono contento di poter iniziare con questo romanzo storico, il libro che ha dato il via alla mia collezione. Io attualmente ho una collezione di libri sull'antica Roma che ha raggiunto, forse anche superato quasi i 400 volumi, quindi un bel po' di libri e spero bene anche un bel po' di recensioni da poter condividere con voi su questo nostro nuovo canale. Quindi iniziamo con il libro che ha dato il via a tutto. Prima di entrare poi nei particolari, voglio mostrarvi una scheda iniziale che ho creato per darvi un po' alcune informazioni generali. Eccoci qua, tornati. Allora, i giorni del potere, Colin McCulloch, mi scuso se la pronuncia non è perfetta ma è un po' complicata da pronunciare, è il primo volume dell'autrice della collana I Signori di Roma. Questa collana è formata da 7 volumi, è una saga molto interessante che spazia in un arco storico che va dal 110 a.C. fino ad arrivare al 27 a.C. È una saga avvincente, interessante, non troppo pesante, seppur parliamo di volumi che sono piuttosto sostanziosi, perché non so se riuscite a vedere per bene, ma per esempio questo volume qua arriva quasi a 900 pagine, quindi sono libri piuttosto corposi, ma ripeto, poi ne parleremo anche più avanti, non pesano più di tanto. La narrazione infatti ci aiuta a passare lo scoglio della quantità delle pagine da poter leggere, perché l'autore ha un tipo di scrittura, un tipo di narrazione che non è pesante. La sua forma romanzata rende molto più scorrevole alcuni eventi storici che potrebbero risultare un po' più difficili, un po' ostici, come le trame di potere, le trame politiche che ci sono all'interno del tessuto romano e soprattutto che intervengono tra i protagonisti dei libri, e non solo tra quelli principali ma anche tra quelli secondari e tra quelli comprimari. Questa recensione, come poi nelle prossime che vedrete, non entrerò troppo nei particolari riguardo alla trama e la storia del libro. Questo perché ritengo che un libro ognuno se lo debba poi godere da solo, al di là delle informazioni generali che vi darò. Anche per stuzzicarvi un po' magari la curiosità, cercherò di stare un po' sul generico, perché sicuramente questo tipo di saga è piacevole riscoprirla capitolo dopo capitolo. Questo primo volume ha un arco narrativo che parte dal 110 a.C. fino ad arrivare più o meno al 100 a.C. e si focalizza soprattutto su 2 personaggi molto importanti della storia romana. Parliamo di Caio Mario e Lucio Cornelio Silla. Questi 2 personaggi sono personaggi realmente esistiti, non sono elementi della storia messi lì per portarla avanti o per fare da collante
ad altri personaggi o ad altre situazioni. Sono due personaggi storici realmente esistiti, personaggi molto importanti della storia, soprattutto della storia romana del periodo della tarda Repubblica, verso la fine della Repubblica. Quindi questi due personaggi che troveremo nel libro sono due personaggi molto diversi da loro, molto diversi perché provengono da vite, da situazioni, ma soprattutto da famiglie molto diverse. Caio Mario era un personaggio più legato al popolo, alla plebe. Lucio Cornelio Silla invece proveniva da una famiglia aristocratica, quindi due mondi totalmente diversi, che però, come vedremo nel libro, come troverete all'interno del libro, trovano spesso dei punti di contatto, tanto da poter lavorare insieme, partecipare a campagne insieme. Non so se potrei definirli anche creare un rapporto di amicizia insieme, perché era un rapporto molto particolare quello di tutti. Però entrambi avevano una caratteristica comune importantissima e basilare per prosperare e imporsi a Roma, ovvero l'ambizione. Il libro, nei suoi capitoli, nelle sue quasi 900 pagine, sviluppa non solo gli eventi storici che vanno dal 110 al 100 a.C., ma anche il rapporto che c'è tra questi due personaggi, il rapporto che c'è tra Caio Mario, Silla e gli altri personaggi storici realmente esistiti, personaggi storici secondari, permettetemi di dirlo, perché quando ci si trova di fronte a due persone come Caio Mario e Silla, gli altri sono secondari a mio avviso. Si sviluppano così le storie singole che spesso si intrecciano l'un con l'altro. Vedremo questo sviluppo nei racconti delle campagne militari, nei momenti di vita pubblica e privata, in quei momenti, e ce ne saranno tanti, di inganni e sgambetti classici della società romana. Sono sicuro che non vi annoierete nella lettura, soprattutto gli appassionati di antica Roma, ma al di là di chi ha passione o a chi piace soltanto anche leggere, questo è un libro che l'autrice, questa è la signora Colleen McCauley, scusate se ancora la pronuncia, ha reso molto fruibile, una lettura che ci accompagna attraverso vicende storiche sviluppate tenendo conto della storia reale, non come in molti altri libri di cui poi parleremo in altre recensioni, in cui la storia è stata parecchio annacquata per venire incontro al romanzo in sé. Qui la storia è stata rispettata, ovviamente essendo un romanzo alcune parti si sono prestate più alla storia del racconto piuttosto che alla storia antica, però si può dire che il rispetto delle fonti e il rispetto della storia reale la potete trovare in questo libro. Quindi per gli appassionati puri non solo di romanzi ma di storia sicuramente non rimarrete delusi, e non solo per l'accuratezza storica delle ricostruzioni delle battaglie, dei campi, degli intrighi, ma anche per un'introspezione dei personaggi. L'autrice entra nella natura dei personaggi, ci offre un quadro personale, ci mostrano interazioni che ci sono tra di loro e soprattutto all'interno della società romana che nella tarda Repubblica incominciava ad andare verso un declino che poi avrebbe portato, grazie ad altri personaggi storici di più alto spessore rispetto a quelli riportati nel libro, alla fine della Repubblica e all'inizio del Principato. Questo è un libro che vi consiglio. Tenete presente che se lo iniziate dovrete poi completare la saga, perché non sono storie o racconti autoconclusivi. Essendo
il primo libro di altri 7 di una saga completa, questo offre uno sguardo sulla prima parte del racconto generale, ma sono sicuro che comunque non vi deluderà e soprattutto sono sicuro che vorrete anche acquistare poi gli altri libri e leggerli, perché nello svolgersi della saga ci sarà l'introduzione di altri personaggi storici realmente esistiti, altri personaggi anche ben più importanti come Cesare, Marcantonio, Ottaviano e vabbè, molti altri. Comunque questa sarà un'altra storia che vi racconteremo con le prossime recensioni. Un saluto a tutti, a presto spero. Se vi è piaciuto il video ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina così almeno sarete informati di quando ci sarà il prossimo video con la prossima recensione. Lasciateci un commento qua sotto, fateci sapere se avete letto il libro, se ne avete sentito parlare. Sono un po' curioso di sapere quali sono le vostre impressioni. Poi se nel caso foste interessati a questo volume qua, vi lascio sotto in descrizione il link ad Amazon. Noterete una differenza, perché questa versione qua è la versione del 1990 a copertina rigida. Adesso troverete in vendita la versione, quella sempre in brossura, però a copertina morbida. Non cambia assolutamente niente, ovviamente il libro è lo stesso, l'autrice è lo stesso, il racconto è lo stesso, cambia soltanto la forma del libro da rigido a morbido. Oltretutto dall'ultima volta che ho guardato è anche un prezzo molto accessibile, quindi se volete iniziare a conoscere questa autrice e soprattutto iniziare questa saga qua con il primo libro, io ve lo consiglio. Quindi amici, grazie ancora per avermi seguito, a presto, un saluto.